Ciao a tutti ragazzi, io sono Nell'Ilfa e oggi andiamo a parlare di GTA Roleplay, ossia 5M nello specifico. Perché andiamo a parlare di questa cosa? Perché il 18 novembre 2022 Rockstar ha pubblicato una nuova policy per quanto riguarda questa modalità. Ed è una cosa molto importante perché andrà a mettere in ginocchio molti server, ma adesso vediamo nel dettaglio bene questa nuova problematica. Rockstar ha emesso un chiarimento nelle sue politiche sui server di gioco di ruolo di Grand Theft Auto Online. Una mossa che ha causato una certa costernazione tra l'enorme comunità che gioca GTA Online in questo modo. Dunque il tutto sembrerebbe nato in un server isolato creato per promuovere un rapper. La nuova politica di GTA Online sui server di gioco di ruolo è stata pubblicata il 18 novembre ed è, come ci si aspetterebbe, piuttosto legale. Inizia dicendo che Rockstar crede nella ragionevole creatività dei fans e che spera che i server di giochi di ruolo continuino a prosperare in modo sicuro e amichevole per gli anni a venire. Quindi è molto positiva per quanto riguarda la creazione di questi server che, appunto, come ho detto tante volte, sono una nuova modalità, più che nuova, ormai sono già da tanto tempo, comunque una diversa modalità per poter andare a giocare GTA 5. Dunque possiamo dire che ormai appunto GTA 5 è uscito nel 2013, però ha un suo totale successo, soprattutto proprio per questi server oppure le mode di gioco di ruolo RP che sono state parte integrante per andare a decretare il successo di questo titolo. Server come NoPixel, Twitch RP, Eclipse RP sono alcuni server più popolari in circolazione in questo momento. Lo stesso Impero consentono a GTA 5 di essere una delle categorie quindi più guardate e seguite sulla piattaforma di streaming gestita da Amazon, ossia Twitch. Quindi vedete che comunque questo ha comportato un notevole successo per tante persone. Ora ragazzi, vediamo nel dettaglio cosa Rockstar vieterà da oggi in poi, ossia dal 18 di novembre in poi. Allora, punto 1, uso improprio dei marchi registrati di Rockstar Games o della proprietà intellettuale del gioco. Punto 2, importazione o uso improprio di altri IP nel progetto, inclusi altri IP di Rockstar, marchi del mondo reale, personaggi, marchi o musica. 3. Ed è questa qui la nota che ci interessa di più, che andremo ad approfondire, ossia lo sfruttamento commerciale, inclusa la vendita di loot box, la chiamano così, per valuta reale e il suo equivalente di gioco. La vendita di valute virtuali, la generazione di entrate tramite sponsorizzazioni aziendali o integrazioni in-game, o l'uso di criptovalute o risorse crittografiche, ad esempio NFT. Allora, questa qui è la nota che ci interessa di più, perché infatti va a vietare praticamente la vendita di oggetti inerenti del gioco, quindi oggetti virtuali, in cambio di valuta reale, quindi in questo caso per noi in Italia in euro. Quindi tutte le transazioni che vengono fatte all'interno di questi server che vanno a vendere oggetti o cose, ma veramente sono tantissime le cose che vengono vendute, tra cui magari le ville, appunto le casefazioni, le macchine, tantissime cose. Addirittura poi se uno viene bannato può togliersi il ban pagando in euro. Vabbè, comunque sono tantissime le cose che vengono pagate. A questo punto non si potrà più fare questa operazione, quindi utilizzare strumenti commerciali all'interno di GTA 5. E infine poi c'è il punto 4, creare nuovi giochi, storie, missioni o mappe, anche questo sarà vietato, e il punto 5 dice interferire con il multiplayer ufficiale o con i servizi online, inclusi Grand Theft Auto Online e Red Dead Online.
Dunque ragazzi, a questo punto, andando a vietare l'utilizzo di andare ad acquistare oggetti o qualsiasi cosa all'interno del gioco, in particolar modo stiamo parlando appunto, vi ricordo, di GTA 5 Roleplay, quindi su questi server creati dalle persone, non si potrà più utilizzare appunto la modalità di andare a utilizzare la vendita in cambio di euro. Questo metterà sicuramente in ginocchio la maggior parte dei server, perché come sapete ci sono delle spese molto alte per poter mantenere questi server e molti utilizzano, anzi oserei dire tutti utilizzano la formula appunto che avevo descritto prima, quindi vendere cose in cambio di euro. Questa cosa sarà completamente vietata e vedremo come andrà a finire. Sicuramente non andrà a finire bene per molti server che non potranno più utilizzare questa formula e quindi saranno costretti a chiudere. Considerando che i modder, i designer, gli sviluppatori hanno monetizzato il loro lavoro attraverso questi server e hanno offerto agli utenti più contenuti con cui giocare, la community non ha preso alla leggera questa notizia. Hanno condiviso la loro preoccupazione sul futuro del gioco. Tuttavia, nonostante ciò che la community ha da dire, i framework di modding popolari, incluso 5M, hanno aggiornato i propri termini di servizio per riflettere le nuove modifiche. Inoltre hanno raccomandato ai proprietari dei server di tener conto delle modifiche per continuare a fornire i propri contenuti. Dunque, come vi dicevo prima, c'è da sottolineare il fatto che non solo si andavano a pagare per esempio le case o le auto, ma addirittura c'erano pagamenti per sbannare le persone, pagamenti per avere le macchine, pagamenti per le fazioni, per avere le armi. Tutto quello che poteva esserci all'interno del gioco alla fine poteva essere anche acquistato con denaro reale, e quindi questo è diventata un po' una cosa assurda. Dunque, a questo punto, se effettivamente la storia è questa, vorrà dire che potremo andare a denunciare tutti quei server che andranno ancora a utilizzare appunto queste transazioni, chiamano microtransazioni, all'interno dei propri server. Allora, queste sono le ultime novità. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei marchi non registrati Rockstar, possiamo fare l'esempio di alcune mod che vanno a utilizzare dei pad, per esempio quello di Spider-Man. Ce ne sono parecchi di questo tipo, che appunto Spider-Man fa parte della Marvel e quindi non dovrebbe essere più lecito andare a utilizzare questo tipo di marchi. Dunque adesso vi faccio vedere proprio la normativa qua da poter leggere, come potete notare, e quindi vi vado a evidenziare i 5 punti di cui vi ho parlato prima durante il video. Dunque ragazzi, adesso non sappiamo come il tutto andrà a finire, però comunque questa è una notizia molto importante, perché ultimamente, nell'ultimo anno, il GTA RP aveva avuto dei grossi problemi anche a livello di popolazione, molte persone l'avevano del tutto abbandonato, tra cui anche molti streamer importanti, e questa diciamo che è a mio avviso la notizia botta finale che probabilmente decreterà la morte forse di GTA 5 Roleplay. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e naturalmente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento per un prossimo video. Ciao a tutti!